Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Celebrita dalla Turchia. Tutto quello che c'è da sapere è in questo video. Se vi piace, lasciate un like, iscrivetevi e, se volete sostenerci ancora di più, premete il pulsante Unisciti qui sotto. Grazie di cuore, e adesso guardiamo insieme cosa è successo. Le primissime ore del mattino, in uno dei quartieri più iconici di Istanbul, sono stati il palcoscenico di una vicenda che, con il passare dei minuti, ha assunto contorni sempre più enigmatici. Nel cuore di Nianta, sotto la luce fioca dei lampioni e tra le vetrine eleganti, due volti noti del panorama televisivo hanno scritto un capitolo destinato a far discutere, Cenk Torun e Mahsine Merabet. Sono arrivati insieme davanti a un locale alla moda e ne sono usciti in modo separato, seguendo strade diverse, lasciando dietro di sé una scia di domande che rimbalzano tra fan e addetti ai lavori. La versione dei presenti concorda su un punto essenziale, la riservatezza. Non c'è stata irruzione improvvisa, né un ingresso teatrale. I due sono apparsi con l'aria di chi conosce bene il posto e con l'intenzione, evidente, di non attirare l'attenzione. Il locale, frequentato da una clientela selezionata e noto come crocevia dell'ambiente artistico, li ha accolti nelle sue stanze più protette, dove la privacy non è una promessa ma una regola. Si mormora che abbiano scelto un tavolo appartato, in un angolo capace di schermare voci e gesti dalle lenti insistenti dei fotografi. Chi ha potuto intravederli da lontano parla di un dialogo fitto, continuo, a tratti carico di complicità. Non sembrava una chiacchierata di circostanza, c'erano piegamenti in avanti, sguardi lunghi, brevi sospensioni che davano l'impressione di una conversazione densa, studiata, importante. Secondo alcuni dipendenti, la priorità era ridurre al minimo ogni intrusione. Soltanto il personale poteva avvicinarsi al loro tavolo e, a un certo punto, persino il via vai degli altri ospiti sembrava rallentare, come se un cerchio di rispetto silenzioso si fosse formato attorno a loro. Un dettaglio, però, ha scatenato la miccia del dibattito: le uscite separate. A lasciare per prima è stata Mahsine Merabet. Ha imboccato una porta laterale, evitando la zona principale dove già si raccoglievano microfoni e domande. Non ha proferito parola, sul volto, una tensione trattenuta che ha alimentato ogni possibile interpretazione, dalla notizia professionale tenuta nel cassetto a una questione privata che preferisce gestire lontano dalla ribalta. Il suo percorso verso l'auto parcheggiata è stato rapido, quasi misurato al millimetro. Pochi istanti, giusto il tempo necessario a dissolversi in una notte che, improvvisamente, è parsa molto più rumorosa. All'incirca 10 minuti più tardi, davanti allo sguardo curioso del pubblico rimasto a scrutare la scena, è comparso Cenk Torun dall'ingresso principale. Il suo atteggiamento, per contrasto, sembrava un'altra musica. Se lei aveva scelto il silenzio, lui ha optato per una calma cordiale. Un mezzo sorriso, un cenno veloce con la mano, un saluto che ha rimesso tutto in equilibrio apparente. Due uscite, due atmosfere, due ritmi emotivi che hanno trasformato un semplice cambio di locale in materia prima per titoli e discussioni accesissime sul web. Perché lasciare lo stesso posto seguendo vie differenti? La spiegazione più ragionevole parla di una strategia per evitare l'assedio dei media. Decentrando i movimenti, si riduce l'esposizione alle domande, si minimizzano gli imprevisti. Eppure c'è chi, dietro questa scelta, intravede un disegno più sofisticato, quasi una coreografia studiata per lasciare indizi e misurare le reazioni, nell'attesa di un momento comunicativo più vantaggioso. Nell'intricato gioco dell'intrattenimento, la pausa può essere una tattica, l'incertezza, dosata e mantenuta, una leva per calibrare le mosse future. Nel frattempo, tra gli addetti ai lavori, le ipotesi si sono fatte più specifiche. Diverse voci di produzione sostengono che da tempo si valuta l'idea di affiancare Cenk Torun e Mahsine Merabet nello stesso progetto, certi che sullo schermo possano sprigionare un'alchimia capace di catturare mercati diversi e pubblico internazionale. Da qui la teoria più gettonata. Quello non sarebbe stato un incontro casuale, bensì il primo confronto in vista di una collaborazione di alto profilo, magari una serie drammatica dal respiro internazionale o un film pensato per valorizzarne la combinazione di carisma, esperienza e fascino.
C'è però una lettura meno rosea, che richiama la prudenza, finché non ci sono dichiarazioni ufficiali. Tutto resta nel regno dei segnali e degli echi, e in quel regno, si sa, le interpretazioni rimbalzano, si deformano, si moltiplicano. E proprio mentre le fonti rimangono al riparo dell'anonimato, i social hanno costruito la loro narrazione parallela. C'è chi esulta soltanto all'idea di vederli insieme in un progetto, chi trasforma le uscite separate in un indizio d'attrazione personale, e chi, invece, critica l'eccesso di spettacolarizzazione, invocando il rispetto dei confini privati. Le sezioni dei commenti si riempiono di analisi maniacali. L'orario dell'arrivo, la scansione dei minuti tra un'uscita e l'altra, la traiettoria dei passi, perfino il modello dell'auto o la scelta delle giacche sono diventati materiale da lente d'ingrandimento. Così il piano professionale e quello personale si sono fusi in un'unica trama, difficile da scomporre a colpo d'occhio. L'assenza di un comunicato da parte di Cenk o di Massine è la miccia che alimenta la suspense. In un'epoca in cui ogni silenzio viene decifrato come un segnale, la decisione di non parlare subito si trasforma in un combustibile inesauribile per il chiacchiericcio. E quel chiacchiericcio, una volta avviato, raramente rallenta prima di aver ottenuto una parola, un gesto, un post che fissi finalmente il significato della serata di Nianta. Qui su Celebrita dalla Turchia vi raccontiamo quanto è accaduto con un duplice intento. Offrirvi una ricostruzione il più possibile completa e invitarvi a riflettere su un confine sempre scivoloso, quello tra curiosità legittima e invasione superflua. Voi cosa ne pensate, amici di Celebrita dalla Turchia? L'uscita da porte diverse è solo una mossa per proteggere un annuncio professionale in arrivo, o suggerisce un legame personale che i due preferiscono gestire lontano dalle cronache? Le vostre opinioni nutrono il dibattito e ci aiutano a capire quali aspetti contano di più per questa community. Se volete seguire ogni piega della storia in tempo reale, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate le notifiche. Sarete tra i primi a scoprire eventuali dichiarazioni, nuove immagini o indiscrezioni capaci di gettare luce su quella notte. E, se desiderate sostenerci in modo più vicino, cliccate su Unisciti per accedere a contenuti esclusivi e permetterci una copertura rapida e accurata del mondo delle celebrità turche. I vostri like, le condivisioni e i commenti sono fondamentali per continuare a portarvi storie raccontate con cura, ritmo e stile. Ricostruiamo allora i momenti chiave. L'arrivo è stato coordinato, ma senza teatralità. Niente auto imparata, niente scorta evidente. Solo il passo sicuro di chi sa dove sta andando. Dentro, hanno preso posto in un'area dove anche il rumore dell'aria condizionata sembrava misurato, e dove i camerieri si muovevano come avessero ricevuto istruzioni precise. Il dialogo, a detta di chi li ha intravisti, non ha subito interruzioni, gesti asciutti, qualche risata trattenuta, poi un'improvvisa serietà. Agli occhi di chi ama leggere tra le righe, quel cambio di tono basta a scatenare teorie. Forse una scaletta di scene, una proposta economica, oppure la volontà di fissare confini netti tra lavoro e vita privata prima ancora di iniziare. Poi, la prima frattura temporale, Massine che scivola via di lato, come se con quella porta volesse chiudere anche ogni commento. Il suo silenzio ha pesato più di 1000 frasi, perché ha lasciato tutto nel campo del possibile. 10 minuti dopo, la comparsa di Cenk, lineare, come se nulla potesse graffiarne l'equilibrio. Due gesti diversi, una sola domanda che li contiene tutti: cosa significa davvero ciò che abbiamo visto? Nelle redazioni, tra i produttori e i responsabili del casting, l'idea di un progetto in comune accende fantasie concrete. La coppia scenica avrebbe potenziale, lui, con un carisma costruito in anni di set, lei, con un sorriso che nasconde determinazione e una naturale capacità di adattare la propria presenza alle sfumature dei personaggi. Una serie ambiziosa, magari con una trama che mescoli passioni, segreti di famiglia e scelte morali, o un film che porti il loro nome nei festival giusti. C'è chi sostiene che la serata sia stata proprio questo, un banco di prova, un modo di verificare tempi, feeling, eventuali limiti, prima di sedersi al tavolo delle firme definitive. Dall'altra parte, la corrente di chi invita alla calma, l'assenza di parole ufficiali è un vuoto che fa rumore, ma è pur sempre un vuoto.
Fino a quando non verrà colmato, resta valido tutto e il contrario di tutto. Alcuni utenti si spingono a leggere la scelta delle uscite diversificate come un segnale sentimentale, ma altri ribattono che potrebbe trattarsi di un semplice accorgimento logistico, ridurre il rischio di foto indiscrete, evitare di alimentare domande mentre si sta ancora negoziando, impedire che una frase rubata cancelli settimane di lavoro. È una partita di equilibri sottili, dove ogni minuto di silenzio può essere una mossa in vista del colpo successivo. Nel frattempo, le conversazioni online proseguono in parallelo. C'è il gruppo dei sognatori, pronto a immaginare scene e dialoghi prima ancora che qualcuno scriva una pagina. C'è chi ironizza sul balletto delle porte, e chi si interroga sul senso di vedere ovunque trame romantiche anche quando potrebbero non esserci. E c'è anche chi fa notare come, ogni volta che la realtà ci sfugge, tendiamo a riempirla con storie su misura, con dettagli a cui attacchiamo significati che forse non hanno. È proprio qui che si vede la differenza tra passione e ossessione, nello spazio che lasciamo al dubbio. La verità è che quella notte Agnanta ha messo in scena una storia fatta di immagini e silenzi. E, spesso, sono i silenzi a durare di più. I prossimi giorni saranno decisivi. Basta un post, una foto insieme, anche solo un'uscita condivisa in un contesto pubblico per cambiare la prospettiva. O, al contrario, una smentita ripetuta con la stessa fermezza con cui si è scelto di non parlare, per ricondurre tutto nell'alveo della normalità. In un senso o nell'altro, la narrazione troverà un approdo. Qui su Celebrita dalla Turchia continueremo a seguire ogni spostamento, ogni gesto, ogni parola, fino a quando il quadro non sarà completo. Diteci nei commenti se volete aggiornamenti minuto per minuto, se preferite un racconto centrato sugli aspetti professionali o se desiderate che esploriamo soprattutto la dimensione umana, quella fatta di scelte, di tempi, di confini. La vostra voce ha peso per noi, perché dà forma al tipo di storie che scegliamo di raccontare e al modo in cui le raccontiamo. In sintesi, la notte di Nianta ha lasciato un mosaico di indizi e un corridoio di domande. Ha mostrato due persone esperte nel muoversi tra luci e ombre, capaci di gestire i riflettori e, quando occorre, di eluderli. Ha ricordato che a volte i veri giochi si fanno lontano dalle telecamere, e che una porta secondaria può essere più eloquente di un tappeto rosso. Finché Cenk Torun e Mahsin Merabet non offriranno la loro versione, resteremo nel territorio del forse, dove tutto è possibile e nulla è certo. Ma è proprio questo territorio, a metà tra realtà e suggestione, che tiene gli occhi incollati allo schermo e le dita pronte a scorrere i feed. Se desiderate che approfondiamo ogni tassello, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate tutte le notifiche. Volete un dossier completo con le ricostruzioni dei tempi, le fonti di produzione e i piccoli dettagli che sfuggono a uno sguardo distratto? Volete che raccogliamo le testimonianze del personale del locale, compatibilmente con la loro privacy? Scrivetelo nei commenti. La nostra squadra è pronta a proseguire con la stessa attenzione che avete imparato a conoscere. E ora la domanda che più arde: è l'inizio di un sodalizio artistico o il riflesso di un'intesa personale che preferiscono custodire? Noi siamo qui, pronti a raccogliere indizi, a verificarli, a restituirveli con onestà e ritmo. La storia, per ora, rimane un sussurro tra le strade di Istanbul, un segreto che cammina sul marciapiede di Nianta, mentre i protagonisti tengono per sé, almeno ancora per un po', la verità dell'accaduto. Restate connessi a Celebrita dalla Turchia. Quando il tassello mancante arriverà, sarete i primi a saperlo. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui su Celebrita dalla Turchia. Abbiate cura di voi e a presto.